Nel 1884 un incidente così raccapricciante sconvolse l'Oceano Atlantico da essere successivamente inciso nella legge inglese affinché nulla di simile accadesse mai più. Questa è la storia di quella terribile tragedia. Sebbene gli eventi descritti in questo video siano brevi e non dettagliati, restano comunque inquietanti. Si consiglia la visione a discrezione del pubblico. C'è un nome che è diventato sinonimo di tragedia marittima, un nome che, per chiunque lo conosca, rappresenta un monito: Richard Parker. La sua storia occupa un posto unico nella storia nautica, una coincidenza così oscura da sembrare quasi surreale. Tutto ebbe inizio nel 1797, quando un uomo di nome Richard Parker fu tra i principali cospiratori di un ammutinamento navale. Scoperti i suoi piani, venne impiccato al pennone della sua stessa nave. Esattamente 40 anni dopo, nel 1837, lo scrittore Edgar Allan Poe pubblicò un romanzo intitolato The Narrative of Arthur Gordon Pym. Qui, un personaggio di nome Richard Parker guidò un ammutinamento a bordo della nave Grampus che finì per naufragare. Richard, insieme ad altri sopravvissuti, si ritrovò alla deriva in mezzo al vasto oceano, bloccato su una piccola zattera senza provviste. Dopo giorni di sofferenza, tra fame e sete insostenibili, Richard propose di ricorrere a una pratica disperata e antica: l'usanza del mare. L'usanza del mare è una tradizione a cui nessun marinaio vorrebbe mai ricorrere, ma le circostanze in cui si trovarono erano purtroppo ideali per applicarla. Il suggerimento di Richard, tuttavia, si sarebbe ritorto contro di lui, portando a un evento tanto orribile quanto inevitabile. Ma questa non fu l'ultima volta che il nome Richard Parker fece parlare di sé. Si dice spesso che la realtà superi la finzione, e nel 1884 un altro Richard Parker sarebbe entrato nella leggenda marittima, lasciando un segno indelebile nei libri di diritto. Questa volta la sua storia avrebbe creato un precedente legale ancora oggi studiato. Il 19 maggio 1884, una piccola imbarcazione chiamata Mignonette salpò dal porto di Southampton, in Inghilterra, con 4 uomini a bordo: il capitano Tom Dudley, i marinai Ed Brooks ed Edwin Stevens e Richard Parker, il mozzo. L'imbarcazione era stata acquistata da un ricco australiano e l'equipaggio aveva il compito di consegnarlo fino alla sua destinazione. Tom Dudley aveva ottenuto il comando grazie alla sua solida reputazione di eccellente marinaio, uomo integro e leader naturale, capace di guidare sia esperti che principianti. Ed Edwin erano marinai navigati, abituati ad affrontare le sfide più dure del mare. Per il 17enne Richard, invece, questo viaggio rappresentava il suo primo grande confronto con il mare aperto. Nonostante provenisse da una famiglia di marinai e fosse abituato a navigare nelle acque costiere, un viaggio così lungo e insidioso era qualcosa di nuovo per lui. Richard affrontava questa avventura con un misto di entusiasmo e apprensione, inconsapevole che il destino lo avrebbe reso protagonista di una delle storie più sconvolgenti della storia marittima. Richard proveniva da una famiglia di marinai e non era certo estraneo alla navigazione a vela, ma la sua esperienza si limitava alle acque costiere poco profonde. Nonostante questo, affrontava il viaggio con un misto di entusiasmo e apprensione, sentimenti che si placarono dopo pochi giorni in mare aperto. Il viaggio dalla città di Southampton verso l'Australia era lungo e impegnativo. La rotta prevedeva di navigare a sud oltre l'Europa, circumnavigare l'Africa e infine attraversare l'Oceano Indiano per raggiungere la destinazione. Per oltre un mese l'equipaggio non incontrò particolari difficoltà. Il meteo, a parte qualche burrasca occasionale, fu clemente e il mare rimase per lo più calmo, una fortuna non da poco, considerando che la Mignonette, lunga appena 16 metri, era una barca piccola per affrontare un viaggio di 15.000 miglia nautiche. In effetti, si trattava di un'impresa così rischiosa che il proprietario australiano aveva avuto enormi difficoltà nel trovare un equipaggio disposto a consegnare la barca. Questo tipo di imbarcazioni, infatti, non erano progettate per viaggi così lunghi e impegnativi, ma non c'erano alternative. La Mignonette doveva arrivare in Australia. Nonostante ciò, l'equipaggio continuò a godersi la navigazione, mantenendo sempre una certa cautela, consapevole della natura precaria della loro spedizione. Tutto cambiò improvvisamente quando si trovarono a 1500 miglia dalla costa africana. La Mignonette stava attraversando la tratta tra l'isola portoghese di Madeira e Città del Capo,
in Sudafrica, quando, il 5 luglio, l'imbarcazione si imbatté in una tempesta con venti che soffiavano fino a 87 km/h. A quel punto, il capitano Tom Dudley diede un ordine cruciale: eseguire la manovra chiamata Heave-to. La manovra Heave-to consiste nel regolare le vele e il timone in modo che si contrastino a vicenda, consentendo alla barca di restare quasi ferma anche durante una tempesta. Se eseguita correttamente, la prua della nave si orienta leggermente controvento, riducendo l'impatto delle onde. Quando Tom diede l'ordine nel cuore della notte, gli uomini si misero subito al lavoro per completare la manovra. A quel punto, Tom mandò Richard sotto coperta a prendergli una tazza di tè, ma proprio mentre Richard scendeva sotto coperta, un'onda anomala si abbatté violentemente sull'imbarcazione, strappando via praticamente un intero lato della barca. Tom si rese immediatamente conto che non c'era più nulla da fare. Il Mignonette non poteva essere salvato. Ordinò quindi di calare la scialuppa di salvataggio. In meno di 5 minuti la barca era già scomparsa sotto la superficie dell'oceano. I 4 uomini, sbalorditi e impotenti, si ritrovarono su una piccola zattera, appena adatto a una giornata di pesca su un lago calmo. La scialuppa, però, era tutto fuorché sicura. Le sue assi erano spesse circa 6 mm e durante la discesa si era formato un piccolo foro nello scafo. Ma questo era solo l'inizio del loro calvario. Prima che la nave affondasse, Tom era riuscito a portare con sé solo 2 scatolette di rape e un cronometro, uno strumento essenziale per la navigazione. Quando la tempesta si placò, si ritrovarono soli in mezzo all'oceano, senza terra in vista e, cosa ancora peggiore, senza acqua potabile. La prima notte portò con sé un altro pericolo. Uno squalo iniziò a colpire la scialuppa, costringendo i 4 uomini a respingerlo con i remi. Per 2 giorni rimasero senza cibo né acqua. Alla fine Tom decise di aprire una delle scatolette di rape. Divise il contenuto in 5 porzioni, che furono razionate con cura nei 2 giorni successivi. Ovviamente, quella piccola razione di rape non sarebbe bastata a lungo per sopravvivere. Intorno al 9 luglio, il destino sembrò dare un segnale di speranza. Ed avvistò una tartaruga marina, ed Edwin riuscì a catturarla. Senza alcun modo per cucinarla, furono costretti a mangiarla cruda, ma con circa 3 libbre di carne a disposizione, riuscirono a sostenersi per qualche giorno in più, prolungando anche l'ultima scorta di rape. Uccidere la tartaruga, però, fu un'impresa difficile e disordinata. Il sangue si contaminò con l'acqua salata, rendendolo imbevibile. Consumata la carne e finite le rape, alla metà di luglio non restava loro più nulla. La disidratazione si fece sempre più insopportabile e i 4 uomini tentarono disperatamente di raccogliere acqua piovana. Purtroppo, a parte qualche sorso occasionale, non riuscirono mai a raccoglierne abbastanza per placare la sete. La situazione peggiorò ulteriormente. Spinti dalla disperazione, iniziarono a bere la propria urina, sperando di trovare sollievo. Contrariamente alla credenza comune, però, questa pratica non fa altro che disidratare ancora di più. Ogni volta che la urina viene ingerita, il contenuto di acqua si riduce, mentre aumenta la concentrazione di sostanze di scarto tossiche. Dopo qualche giorno, Richard non riuscì più a sopportare il dolore della disidratazione. Si sporse oltre il bordo della zattera e iniziò a leccare l'acqua di mare a manciate. Ma, a differenza della propria urina, era noto da tempo che bere acqua salata in grandi quantità era una condanna a morte. In un primo momento, Richard si sentì sollevato, ma dopo poche ore le sue condizioni precipitarono. Venne colpito da una violenta diarrea, mentre l'acqua salata attraversava il suo corpo senza tregua, disidratandolo ancora di più. Il giorno successivo, le sue condizioni peggiorarono ulteriormente. Crollò sul fondo della scialuppa, privo di forze e ormai incapace di muoversi. Nel frattempo, anche gli altri 3 uomini non se la passavano meglio. Non si erano ammalati come Richard dopo aver bevuto l'acqua di mare, ma erano ormai stremati dalla fame e vicini a morire di sete. Fu in quel momento, mentre osservavano Richard riverso sul fondo della scialuppa, che Tom propose l'idea più disperata di tutte, l'usanza del mare. La discussione cominciò, ma Edwin non era sicuro di voler accettare, mentre Ed si oppose categoricamente. Quella notte le condizioni di Richard peggiorarono ulteriormente. Era ormai evidente che la morte era vicina. La mattina seguente, Tom tornò a parlare della terribile proposta, ma Ed rifiutò di nuovo con fermezza. Oltre all'ovvia ripugnanza morale di un gesto simile, Ed aveva anche una buona ragione per la sua esitazione. Accettare l'usanza del mare
significava mettere a rischio la propria vita, poiché il processo richiedeva che si estraesse a sorte il destino di uno dei naufraghi. La tradizione imponeva che chi pescava la pagliuzza più corta sarebbe stato sacrificato per consentire agli altri di sopravvivere. Era una pratica brutale, riservata solo alle circostanze più disperate, ma esisteva una sorta di rigore e integrità nel modo in cui veniva eseguita. Le regole dell'usanza non erano scritte, ma erano conosciute e rispettate dai marinai di tutto il mondo. Esistevano 3 requisiti fondamentali che dovevano essere soddisfatti perché la pratica potesse essere applicata. La situazione doveva essere disperata, una questione di vita o di morte, con i sopravvissuti sull'orlo della fame o della disidratazione. La decisione doveva essere unanime. Anche un solo dissenso bastava a bloccare tutto. Il processo di selezione doveva essere equo, garantendo a ogni uomo le stesse possibilità di essere scelto. Nonostante la sua natura barbara, questa pratica era riconosciuta, seppur a malincuore, dai marinai dell'epoca. Era vista come una scelta dettata dalla necessità assoluta e non come un crimine, purché le regole venissero seguite alla lettera. All'epoca, sebbene l'usanza del mare non fosse considerata socialmente accettabile, esisteva una certa comprensione riluttante della sua necessità in situazioni estreme. Se eseguita con rigore e imparzialità, la pratica non veniva vista come un atto glorioso, ma nemmeno come un crimine immorale, per quanto rimanesse un argomento delicato e controverso. I pericoli del mare erano molti e reali, e il naufragio era un evento tutt'altro che raro. Molti equipaggi sfortunati si ritrovarono costretti a prendere decisioni impensabili, sacrificare uno di loro per dare una speranza di sopravvivenza agli altri. Tuttavia, dal punto di vista legale, i paesi hanno sempre faticato a stabilire come gestire simili casi, affrontando la spinosa questione di stabilire se un omicidio potesse essere giustificato dalla necessità. Un esempio emblematico risale al 1600, quando 7 marinai inglesi rimasero dispersi in mare per più di 2 settimane. Come accadde poi all'equipaggio della Mignonette, avevano pochissime provviste a bordo della loro scialuppa di salvataggio. In un crudele scherzo del destino, fu proprio l'uomo che propose l'usanza del mare a pescare la pagliuzza più corta. Dopo essere stati tratti in salvo, i superstiti vennero riportati sull'isola caraibica di St. Christopher e processati per omicidio. Alla fine, però, furono graziati quando il giudice stabilì che l'uccisione era avvenuta per necessità assoluta. Un altro esempio, ancora più noto, risale al 1820, quando la baleniera Essex venne speronata da una balena, mandando i sopravvissuti alla deriva su 3 piccole imbarcazioni. Durante quella terribile prova, 6 uomini morirono per fame ed esposizione, mentre un altro fu sacrificato secondo le regole dell'usanza del mare. Dopo aver pescato le pagliuzze, il destino toccò a un uomo di nome Owen, che ebbe la sfortuna di estrarre quella più corta. Il suo sacrificio permise agli altri di sopravvivere. Tornando alla scialuppa della Mignonette, Tom riprese l'argomento con gli altri quella stessa notte. Questa volta, però, cambiò leggermente la sua proposta. Ancora una volta, però, Ed si oppose con forza. Trovava l'idea ripugnante e faticava a credere che un uomo del carattere e della distinzione di Tom potesse anche solo suggerirla. Edward, tuttavia, cominciava a considerare la proposta sotto una luce diversa. Tom sottolineò come ognuno di loro avesse mogli e figli che dipendevano da loro, mentre Richard, essendo solo un adolescente e senza una famiglia a carico, avrebbe lasciato dietro di sé un vuoto meno significativo. La tensione a bordo della scialuppa salì alle stelle. Ed restava fermamente contrario, ma era in minoranza. Tom ed Edwin sembravano ormai convinti. Quella notte, comunque, nessuna decisione venne presa. I 3 uomini, logorati dalla situazione, accettarono di dormirci sopra. Il giorno seguente, mentre le ore passavano e non si vedeva traccia di terra o di altre imbarcazioni, Tom ed Edwin si scambiarono uno sguardo significativo. Fu un silenzioso assenso al piano. Tom si fermò un attimo per recitare una preghiera, mentre Edwin si inginocchiò lentamente sul fondo della scialuppa. Quando fu pronto, Edwin afferrò le gambe di Richard per impedirgli di muoversi, e Tom, con un gesto fermo, gli conficcò un coltellino nel collo. Edwin continuò a tenerlo fermo mentre Tom prese la cassa del cronometro, raccogliendo il sangue che sgorgava dalla ferita appena inflitta. Quando ne ebbe raccolto abbastanza, Tom bevve.
Poi passò la cassa a Edwin, che fece lo stesso. Infine la porse a Ed, sbalordito e inorridito da ciò che stava accadendo sotto i suoi occhi. Con riluttanza, però, prese la cassa. Il liquido riempì finalmente la sua bocca secca per la prima volta dopo giorni. Quando Richard morì, Tom ed Edwin lo spogliarono e iniziarono a rimuovere le parti commestibili del suo corpo. Per la prima volta dalla cattura della tartaruga si sentirono finalmente sazi e, in qualche modo, sollevati. Tom ed Edwin continuarono a rimuovere le parti commestibili del corpo di Richard, consumandole crude finché i resti rimasero freschi. Per i successivi 4 giorni, i 3 uomini ne mangiarono quanto più possibile, finché la carne iniziò a marcire. Ma la fame tornò presto. Il 29 luglio, pochi giorni dopo l'omicidio, i 3 uomini videro finalmente una nave avvicinarsi all'orizzonte. Era la Montezuma, una nave tedesca diretta ad Amburgo. L'equipaggio li avvistò e li salvò, ponendo fine a quella prova infernale durata quasi un mese. Quando salirono a bordo, i marinai del Montezuma non poterono fare a meno di notare lo stato della scialuppa. L'interno era ancora ricoperto di sangue e alcuni resti erano visibili a bordo. Le domande furono inevitabili e Tom raccontò tutto, giustificando la sua decisione come un atto di necessità per sopravvivere. All'epoca, l'usanza del mare era ancora compresa come una pratica di sopravvivenza, sebbene fosse discussa con riluttanza. In modo sorprendente, Tom insistette per portare a bordo i resti in decomposizione di Richard, affinché ricevessero una sepoltura cristiana, degna una volta giunti in Inghilterra. La nave Montezuma impiegò più di un mese per completare il viaggio, arrivando finalmente il 6 settembre. Il capitano della nave accompagnò Tom, Edwin ed Ed dall'ufficiale doganale, segnalando il loro arrivo e raccontando l'accaduto. Mentre Tom ricostruiva la loro terribile esperienza, un sergente di polizia locale, presente nella stanza, ascoltò il racconto in silenzio, senza sapere come procedere. Di fronte alla gravità della situazione, il sergente cercò un parere legale e decise di trattenere i 3 uomini. Anche al capitano e all'equipaggio del Montezuma fu impedito di proseguire per Amburgo, poiché avrebbero potuto essere testimoni cruciali in un eventuale processo. Dopo una breve indagine e numerosi interrogatori, Tom, Edwin ed Ed furono accusati di omicidio. Tom, più di chiunque altro, rimase scioccato dall'accusa. Nella sua mente, chiunque si fosse trovato nella stessa situazione avrebbe agito nello stesso modo. Ciò che Tom ignorava era che il sistema legale inglese stava cercando l'occasione giusta per stabilire un precedente e punire l'omicidio in mare. Nei giorni successivi, Tom, Edwin ed Ed furono portati in tribunale. Durante il processo emerse la riluttanza di Ed a partecipare all'omicidio e per questo motivo fu rilasciato senza alcuna penalità. La storia, con i suoi elementi sensazionali e tragici, attirò l'attenzione dei media europei e del pubblico, che si schierò per lo più a favore della decisione di Tom ed Edwin. Ci fu persino un incontro sorprendente. Daniel Parker, il fratello di Richard, strinse la mano a Tom ed Edwin. Come marinaio, Daniel credeva che avessero fatto la scelta giusta. Il giudice, però, chiarì fin dall'inizio del processo che nessuna giustificazione avrebbe potuto rendere lecita l'uccisione di un altro essere umano secondo la legge. Questa affermazione fu percepita da molti come un favoritismo nei confronti dell'accusa. All'epoca, essere riconosciuti colpevoli di omicidio significava una condanna a morte immediata. Quando la giuria terminò le sue deliberazioni, giunse a una decisione unanime. I 3 uomini sarebbero morti comunque se non avessero agito come avevano fatto. C'era però una clausola. Prima delle deliberazioni, il giudice aveva informato la giuria che potevano emettere un verdetto speciale. In questo modo, la giuria avrebbe potuto dichiarare di non essere in grado di determinare se Tom ed Edwin fossero effettivamente colpevoli di omicidio. Ed è esattamente ciò che decisero di fare. Di conseguenza, il caso venne trasferito a una corte superiore, composta da 5 giudici e senza giuria. La decisione della corte arrivò in tempi brevi e portò alla risoluzione di alcuni spinosi argomenti legali. La difesa sostenne che l'uccisione di Richard fosse stata una necessità imposta dalle circostanze disperate. Il problema con questa argomentazione, però, era che non esisteva alcun precedente. Il processo si concentrò quindi non solo sulla colpevolezza o innocenza di Tom ed Edwin, ma anche sulla validità stessa della loro difesa per necessità. Durante il procedimento, i giudici presentarono 2 precedenti giuridici.
Il primo riguardava l'omicidio per legittima difesa, riconosciuto in casi in cui la morte fosse inevitabile per proteggere la propria vita. Ad esempio, se Richard avesse reagito violentemente e Tom fosse stato costretto a difendersi, la sua azione sarebbe stata considerata giustificabile. Il secondo precedente, però, sosteneva l'opposto. Nel diritto inglese, un senzatetto che ruba una pagnotta per sopravvivere alla fame non è giustificato dal contesto, anche se il furto è motivato dalla necessità. Alla fine, il giudice si schierò con l'accusa e dichiarò Tom ed Edwin colpevoli, condannandoli a morte. Tuttavia, a loro favore c'era l'opinione pubblica, che continuò a sostenerli anche dopo il verdetto. I media e i cittadini britannici facevano pressione affinché la corte perdonasse i due uomini, considerando la loro decisione un atto disperato piuttosto che un crimine. Nei giorni successivi, il silenzio fece temere il peggio per Tom ed Edwin, ma alla fine, invece di concedere una grazia, la corte decise di commutare la pena in soli 6 mesi di prigione. Questo caso segnò un momento storico. Per la prima volta, un paese aveva affrontato e stabilito un precedente legale su come gestire l'usanza del mare. Ancora oggi, la vicenda della Mignonette resta un riferimento fondamentale nei libri di diritto. Ma ora sono curioso. Questioni legali a parte, cosa avresti fatto se fossi stato al posto degli uomini su quella zattera? Avresti rispettato la tradizione e pescato le cannucce? O avresti scelto, come fecero loro, il membro più debole? O magari avresti cercato una soluzione alternativa? Scrivimi nei commenti cosa pensi che avresti fatto. Grazie di aver visto questo video. Ti ricordo che i video del nostro canale Incredibili Eventi escono ogni mercoledì e venerdì alle ore 15. Iscriviti al nostro canale per non perderti le nuove uscite. Grazie e a presto.